Mancano 13 capitoli alla fine di One Piece e si vede veramente tantissimo come l'Eiichiro Sensei stia correndo come un pazzo. Infatti questi ultimi capitoli del nostro manga preferito sono velocissimi, sono proprio freneticissimi, compressissimi, ultra flashissimi, mi verrebbe quasi da dire, perché non so voi, ma la sensazione che sto avendo io nel leggere proprio quest'ultimo corpus di capitoli di One Piece è che all'interno di ogni singolo capitolo c'è spazio, o quantomeno ci sono fatti, vicende e narrazioni che di capitoli ne giustificherebbero due, se non addirittura tre. Cioè dentro un capitolo solo è come se ci fossero due o tre capitoli. Questa è la sensazione che sto avendo io in questi ultimi mesi di One Piece. Sarà per l'appunto il fatto che mancano 13 capitoli alla fine di questo straordinario manga, ma è proprio come se Oda stesse sentendo anche lui l'urgenza di farla finita al più presto, e per questo motivo proprio sta ficcando all'inverosimile dentro ogni singolo capitolo più situazioni possibili per togliersene praticamente tutte quante di dosso. Il che, sotto molti aspetti, se proviamo a pensarci, è anche un gran peccato, perché dal mio punto di vista ci sono dei momenti, ci sono delle situazioni, ci sono delle scene, ci sono delle vignette che forse, e sottolineo mille volte il forse, avrebbero meritato, per non dire meriterebbero, più spazio, più accortezza, più importanza e quindi maggior respiro all'interno di questo incredibile fumetto. Ecco. Però, ecco, di tutto questo e non solo, parliamone insieme, perché oggi non solo dobbiamo approfondire l'ultimo capitolo di One Piece, ovvero il 1187, ma due chiacchiere al volo anche su quello precedente, ovvero il 1186. Vorrei comunque farle perché non ho detto assolutamente nulla, quindi voi mi perdonerete se apriremo anche qualche parentesi sulla settimana scorsa. Quindi, prima di iniziare, io non dovrei dire più niente arrivato a questo punto. Già sapete. Sapete cosa dovreste fare per aiutare questo umile canale che ormai gli algoritmi hanno totalmente distrutto, che i video non arrivano più, YouTube non li consiglia più, evidentemente ce l'ha con me. Quindi magari se volete lasciare un bel mi piace, iscrivervi al canale, attivare la campanella, fare le solite cagate, grazie. È un piccolo gesto per voi, ma un grande gesto per il canale. Basta, non dico nemmeno se volete abbonatevi, se volete lasciare un obolo col super grazie. Tanto ormai siamo destinati all'oblio, questo canale è già sulla via dell'oblio, e però io comunque continuo a fare i video perché mi piace, mi diverte, e soprattutto perché, lo dico sempre, c'è questo imperativo morale categorico. Arrivare alla fine di One Piece è ormai una questione personale. Cioè, abbiamo iniziato a fare questa roba qui, ci siamo accollati la croce, e nonostante gli algoritmi, nonostante ormai tutto questo mondo remi in direzione ostinata e contraria al creator di turno, non è quello l'importante. L'importante è portare a termine il compito. Il compito in questo caso è arrivare all'ultimo capitolo di One Piece, o noi o Oda, in questo caso o io o Oda, e io ho scelto io naturalmente, e quindi questo è. Va bene. Andiamo però sul contenuto, vero, serio. E questa cosa che vi sto per dire sicuramente non vi piacerà, perché io voglio partire dalle cose brutte di questi ultimi capitoli. Voglio partire dalla cazziata che io personalmente faccio all'Eiichiro Sensei, ai suoi non assistenti, a One Piece in generale, a Weekly Shonen Jump, e quindi a tutto l'apparato che ormai lavora a quello che comunque è e rimane uno splendido manga, sicuramente il più importante degli ultimi 30 anni a mani basse. Come ho detto sia nel corso della Blind Reading Reaction,
oggi per me è venerdì, quindi di ieri, per voi che vedrete il video di sabato dell'altro ieri, e così come ho detto in apertura di questo video, io ho e comincio ad avere questa brutta sensazione che Oda stia veramente correndo come un pazzo. E qui bisogna aprire una parentesi. Lo sappiamo tutti, ne abbiamo parlato 1000 volte. Non è che lo si nota da adesso il fatto che Oda, quando può, laddove può e laddove vuole, comprima ai massimi livelli la velocità narrativa della sua narrazione. Per cui dialoghi tagliati con l'accetta, cambio di settings veramente improvvisi e repentini, l'impossibilità di mostrare, o la non voglia naturalmente di mostrare, combattimenti per non allungare ulteriormente un'epopea che si sta trascinando da 30 anni a questa parte. E però, nonostante tutto, soprattutto in questi ultimi capitoli di quest'ultimo paio di mesi, io ho avvertito proprio come Oda, che già comunque aveva messo il piede sull'acceleratore di questa macchina che noi chiamiamo One Piece, abbia proprio spinto al massimo sulla tavoletta e stia andando a velocità triplicata rispetto a quanto già non avesse fatto fino a questo punto. Questa è la sensazione che sto avendo io, perché proprio dal punto di vista tecnico, andandoci a vedere formalmente il paneling degli ultimi capitoli, quello che accade, la densità di vignette, l'inesistenza quasi in molte volte, in molte tavole, di un senso quantomeno logico, armonico, armonioso della disposizione delle vignette all'interno delle tavole, mi sembra proprio di poter dire che Oda proprio se ne freghi ormai di tutto, se ne freghi anche di quelli che dovrebbero essere i formalismi minimi che rendono un manga, e lui va avanti spedito perché la cosa che gli interessa di più è raccontare la sua storia. E pensate per esempio al primo capitolo del flashback di Brook, con quelle 10 pagine che erano proprio tutte stipate dentro in quel capitolo di 10 pagine, con dove ogni tavola aveva 6774 vignette. Oppure pensate al capitolo 1185, dove le due pagine le due tavole che precedevano la doppia tavola finale, quella dove arrivavano banalmente quelli del governo mondiale e Brook andava da una parte all'altra fino ad arrivare al castello, no? Era veramente un guazzabuglio di vignette stipate all'inverosimile. Così come in questi ultimi 3-4 capitoli c'erano delle scene che avrebbero sicuramente meritato più spazio e più respiro. Banalmente. Pensiamo alla doppia tavola finale del capitolo 1187. Quella vignetta meravigliosa che vede contrapposto Imu a Luffy versione Gear 5th. E quella, parliamoci chiaro, avrebbe meritato sicuramente una doppia tavola o maggior spazio all'interno delle due tavole. Così come nel capitolo precedente, nel capitolo 1186, Luffy che dà il pugno a Imusama, richiamando naturalmente, ricollegandosi ovviamente al pugno che Luffy in quel di Sabaody ha dato al Drago Celeste, a Carlos, e anche lì quel pugno avrebbe sicuramente meritato molto più spazio, molto più accortezza, molta più evidenza, proprio per sottolineare l'importanza narrativa, tecnica, fondamentale all'interno di questa cornice che noi chiamiamo One Piece. E invece ormai quasi sembra proprio tutto buttato così. Ma persino quella, perché è bella, sono belle comunque nonostante tutto. Il momento in cui Brook arriva al castello e vede Birkenmeier padre, perché non è Mannmeier ormai, per noi è Birkenmeier, vede Birkenmeier figlio e padre sovrastare il povero Re Rewen con Mars, perché noi non sapevamo ancora che in realtà era una testa di cazzo di Musama che comandava tutto, e anche quella avrebbe meritato molto più spazio di quanto non avesse, no? Sono quelle cose che stridono ormai
con l'importanza del momento, con l'importanza anche di One Piece. Cioè, ma basti anche solo pensare, questo l'ho detto anche nel corso della Blind Reading Reaction, se non l'avete vista la trovate naturalmente su Twitch con le tavole in chiaro, quindi potete andare lì e godervela tutta. Dicevo, per paradosso, Imusama finora non ha ricevuto il giusto spazio che graficamente parlando avrebbe meritato. Pensateci! Non sono io che mi invento delle cose, è proprio così fattualmente. I 5 vecchi, che dal punto di vista dell'importanza della narrazione sono sicuramente secondari rispetto ai Musama, non so quante doppie pagine hanno avuto, proprio piene, complete, totali, no? Basti anche pensare alla doppia pagina nel volume 25 in cui loro vengono finalmente presentati, tu li vedi belli, felici e contenti, oppure basti pensare a quella veramente meravigliosa, incredibile doppia pagina totale che Oda ha dedicato ai 5 vecchi in quel di Egghead, quando i 5 vecchi si sono trasformati in mostri, no? Con i Musama non ha mai avuto una doppia pagina finora. Fa ridere questa cosa. Io dice, ma come non ha mai avuto una doppia pagina? Sono bubuta. Ma quando Imusama ha fatto il face reveal, quella era una doppia pagina. E no, non era una doppia spread completa, unica. Forse non ve la ricordate, ma quando voi giravate pagina in quel che, se non ricordo, è capito 1179, dovrebbe, se sbaglio il capitolo avete ragione, però nel capitolo del face reveal di Musama tu giravi pagina e avevi quella colonna di vignette sistemate a destra in verticale, la parte centrale con i Musama appollaiato sopra il cucuzzolo del tetto di uno degli edifici di Elbaf, il castello Aurust, e a sinistra avevi il primissimo piano del volto di Musama. Non c'è una doppia pagina lì. È un po' triste questa roba, perché se pensiamo al fatto che il fumetto, il manga, ma il fumetto in generale, è un linguaggio, questi dovrebbero essere degli elementi che all'interno di questo linguaggio dovrebbero essere evidenziati per farli risaltare di più e far capire al lettore: guarda che questa roba qui è una roba fondamentale per quello che stai leggendo. E invece in questi ultimi capitoli vedo proprio che Oda comunque ultimamente sono anni che fa così, ma in questi ultimi capitoli io ho questa sensazione che ci sia veramente tanta roba, troppa roba. Fin troppa. Ma vi faccio ancora degli esempi. Scusate se parto dalle cose brutte, ma voi lo sapete, da queste parti qua, se ci sono delle cose, dal mio punto di vista ovviamente, brutte o criticabili, io non ho problemi a parlarne. Prendiamo per esempio il capitolo 1186, quello scorso, no? Quello di settimana scorsa. È un capitolo dove praticamente al suo interno tu hai 2 capitoli in uno. Perché l'Oda, ma anche solo di 2 o 3 anni fa, il capitolo 1186, come l'avrebbe probabilmente strutturato? L'avrebbe strutturato incentrandolo quasi esclusivamente sul flashback di Brook. Quindi tu avevi tutto il flashback di Brook, di Shuri trasformata in Gunko, con Birkermeyer che finalmente si palesava, eccetera, eccetera, eccetera. E come poteva concludersi quel capitolo, che naturalmente magari avrebbe avuto quindi un respiro sicuramente più fresco, più immediato che non tutta quella roba super compressa. Il capitolo si poteva tranquillamente concludere con il ritorno al presente, Brook che piangeva, raccontava la storia ai Mugiwara, e poi quale poteva essere il cliffhanger di fine capitolo? Poteva essere Brook che diceva ai Mugiwara: vi prego, aiutatemi, mi voglio di nuovo fidare di Gunko, di Shuri. L'ultima vignetta, Shuri bloccata nel ghiaccio, e quindi te dicevi: ok, quindi che fanno nel prossimo capitolo? La liberano, la lasciano nel ghiaccio? Capiamo. Il capitolo successivo invece era come poi continuava il capitolo 1168, no? Ovvero tutta la parte del continuo di Loki contro i Musama, Loki contro Imu, si picchiavano, e poi c'era lo spiegone di Musama con cui tu avresti avuto il cliffhanger per il capitolo successivo, no?
Ma anche quest'ultimo capitolo, il 1187, uguale. Sembra di avere davanti due capitoli in uno. Il vecchio Oda avrebbe sicuramente incentrato questo capitolo sulla costruzione narrativa che poi avrebbe portato definitivamente a Zoro contro Sommers e a Sanji contro Kiringam, in modo da dare più spazio, più importanza, più evidenza a Zoro contro Sommers, a Sanji contro Kiringam. E nel capitolo successivo tu avresti avuto la parte di Loki, Luffy e Imu, la parte di Loki che atterrava sul blocco di ghiaccio e faceva sciogliere col martello il ghiaccio, e poi quella doppia tavola finale finalmente con Luffy incazzato, serissimo davanti a Musama, no? Ecco, questo poteva, cioè, quindi noi abbiamo letto due capitoli che in realtà ne contengono 4. E a me questa cosa, in questa parte di One Piece, considerando che poi tutta la saga di Elbaf, escluso quel flashback di cui non voglio neanche parlare, è una saga bella, contenutisticamente bella, e prima dell'inizio del flashback era una saga dove Oda si era preso tutti i suoi tempi per raccontarti tutto. Questa veramente accelerazione improvvisa, mi lascia veramente abbastanza perplesso e intristito, ma vedremo dove Oda vuole andare a parare. E questo era solo il preambolo di quello che vi volevo raccontare, perché non abbiamo minimamente affrontato nel capitolo 1186 e nel capitolo 1187, motivo per il quale io mi scuso profondamente, ma tanto voi ormai siete abituati ai miei sequestri di persona, quindi so che in realtà alcuni di voi masochisticamente hanno anche un po' piacere. Ritornando al capitolo 1186, prima di arrivare al 187, la domanda vera che probabilmente dovremmo porci tutti quanti è la seguente: ma a conti fatti, effettivamente, questo flashback di Brook a che cosa è servito? La risposta potrebbe essere: vedi, alla fine, dopo 20 anni, Oda ha tappato il buco del mistero di Brook, capo delle guardie reali degli incursori, hai scoperto finalmente questa cosa, e tu potresti aggiungere: e ha dato una nuova principessa Disney da salvare, no? Come in ogni saga, o in quasi tutte le saghe. Mo' che la principessa si chiami Robin, che la principessa si chiami Sanji, che la principessa si chiami Shuri oppure Shirahoshi, non cambia niente, sempre la stessa storia, sempre la stessa cosa. È un po' poco, mi verrebbe quasi da dire, perché veramente, no, come ci eravamo detti negli ultimi approfondimenti, questo flashback avrebbe potuto risolvere dei problemi che Oda al momento, gli diamo sempre il beneficio del dubbio ovviamente, al momento non ha risolto neanche per sbaglio. Perché mentre Oda ha effettivamente tappato il buco del grande mistero riguardante la storia di Brook, ha lasciato in sospeso delle situazioni che ad oggi non tornano neanche per nulla. A partire ancora una volta da questo casino in cui lui si è proprio impelagato, che è quello del Domi Reversi. Perché nel momento in cui Brook arriva sulla scena del crimine in quel di Esperia e vede che c'è Gunko trasformata, meglio Shuri trasformata e Domi reversata in Gunko, con ai suoi piedi Rewen che a sua volta è stato Domi reversato, e non torna questa cosa. Torna neanche per sbaglio, scusate, io lo so che voi venite qua e volete sentirmi parlare bene di One Piece, io lo so. Però quando le cose non funzionano. Bisogna dirle quando le cose non funzionano. Gli faremmo un torto a One Piece se fosse sempre tutto bello, tutto meraviglioso, tutto magnifico. Anche quando ci sono gli sbagli è bello. No, quando ci sono gli sbagli fa cacare. E questa cosa al momento è brutta. Perché il fumetto in questo momento ci ha spiegato che se tu ammazzi uno Domi reversato, e quello torna normale. Non rimane demone. E allora com'è che Shuri ha ammazzato il padre Domi reversato e Rewen è rimasto in versione demoniaca? Questa storia, che Oda non ha risolto né ha spiegato, sarebbe
stata interessante, come vi dicevo, se si fosse collegata con quello che avevamo visto a God Valley. A God Valley avevamo visto Rox ammazzare la sua famiglia, i suoi genitori, che erano stati trasformati in demoni. Da chi non si sa. Beh, noi non sappiamo chi ha trasformato la famiglia di Rox. E il flashback di Brooke avrebbe potuto essere il modo perfetto, organico, per spiegare quella roba lì. Invece Oda manco cazzo, dice questo è, questo non ve lo lasciate stare, eccetera, eccetera, eccetera. Al punto tale che il Mala, con cui mi sono sentito un'oretta fa, via messaggio su WhatsApp, e a cui io ho detto le cose che sto raccontando a voi adesso, glielo ho raccontato in anteprima, lui ha detto, vedrai che quello è un errore di Oda, cioè Rewen morto ai piedi di Shuri, trasformato in demone, secondo il Mala potrà essere forse, chi lo sa, modificato nel volume e quindi lui non sarà più demone. Vedremo come sarà la cosa. Non sarebbe una brutta idea. Al momento però, naturalmente, questa cosa non torna. Ci sono invece due cose che ho trovato belle all'interno del capitolo 1186. La prima è una delle grandi tematiche che Oda si porta dietro sin dall'inizio di One Piece, ovvero la questione dei legami familiari. L'importanza della famiglia, ma soprattutto l'idea di che cosa sia veramente una famiglia. Mi verrebbe da dire per Oda, o quantomeno all'interno, ecco, della struttura narrativa di One Piece. E quindi ancora una volta Oda pone davanti al lettore quella che è la grande dicotomia che veramente ha segnato 30 anni di storia, no? Oda proprio ci ha sempre tenuto a mostrare al lettore che sembra un paradosso, ma in realtà non è così. I legami di sangue spesso e volentieri sono inferiori al senso di appartenenza di un gruppo di persone che scelgono di stare insieme e che quindi forgiano un vero e proprio legame indissolubile. E in questo capitolo Oda naturalmente vuole ribaltare la prospettiva facendotela vedere dal punto di vista del male, no? Perché quando Brook vede Shuri e Shuri comincia a dire ma quell'uomo inutile a terra non è mio padre, Brook naturalmente si incazza come una iena, dice ma come che significa non è tuo padre? Ma quello è ovvio che sia tuo padre, non ti permettere di parlarne così come se fosse un estraneo. E lei dice ma quello è un estraneo, non era mio padre, io sono figlia di draghi celesti, il sangue non mente, no? Perché dice una cosa del genere? Perché a 2 metri di distanza c'è suo padre Birkenmeier, entrambi hanno gli stessi occhi. Però la grandezza di Oda, la grandezza di One Piece, è sempre stata questa, ovvero la vera Shuri, quindi non Gunko o non Shuri trasformata in demone, non avrebbe mai e poi mai detto quella cattiveria. Ho perso 16 anni di vita appresso a voi, io sono una nobile mondiale, voi siete sto cazzo. Che poi, guarda caso, apriamo una parentesi, era proprio la stessa identica cosa che diceva Shanks a Scamrock per far finta di farsi accettare nel novero dei Cavalieri di Dio, no? Dato che lui stava naturalmente agendo come infiltrato. E quindi quale modo di farsi accettare se non utilizzare il sangue e il senso di appartenenza derivante dal sangue? Soprattutto quando hai un gruppo elitario che pensa di essere sto cazzo. Invece Oda naturalmente pone l'accento sul fatto che per Brook Shuri non solo fa parte effettivamente della sua famiglia, quando Brook dice io ti ho cambiato i pannolini, io ti conosco meglio di chiunque altro, te sei figlia naturalmente della mia benefattrice e del mio benefattore, e Oda subdolamente fa dire quelle cose a Shuri, ma per far capire che invece ai Cavalieri di Dio questa roba è inutile, perché a loro non interessa nulla di nulla, Birkenmeier dice a me di mia figlia non me ne frega assolutamente niente, però il mio capo la vuole e quindi capiamo. E quindi diventa veramente fortissimo, ancora una volta,
soprattutto se pensiamo a come si svolge il capitolo 1186, la parte finale, e questo capitolo 1187 con Brooke, che capisce effettivamente che quella principessa, sua figlia di fatto, sua figlia, per Brooke, Shuri era figlia. È figlia dei suoi benefattori, ma è figlia sua di fatto. Se l'è cresciuta lui. È la nipote. Diciamo, non è la figlia, è la nipote. È una persona a cui vuole bene. Fa tanta roba questa dicotomia. Fa tanta roba vedere questo Brooke che per sua stessa ammissione aveva detto: io non ho mai più ripensato ai fatti di quella volta, speravo di non rivederti mai più, Shuri. E invece poi ha capito che anche lei poteva essere, ed è stata sicuramente una vittima di un gioco più grande di lei, e quindi mi devo fidare, non mi devo fidare, ma sì, mi voglio fidare di nuovo, voglio liberarla. Bellissimo, perché? Perché questi legami per Oda all'interno di One Piece sono comunque molto più forti del sangue e della famiglia. Questo è veramente un discorso che abbiamo fatto sempre. Gli amici te li scegli, la famiglia non te la puoi scegliere, gli amici sì. E in One Piece questa scelta comunque diventa veramente un legame, lo dico di nuovo, indissolubile. E quindi è veramente tutto molto bello. Così come ho trovato molto bello, anche se poi ridico questa storia, a me fa sempre ridere quando i personaggi dei fumetti, in stile personaggio da cliché del fumetto, mentre ci si piglia ammazzate, ti devono raccontare vita, morte e miracoli di cose accadute nel passato, oppure il grande piano del malvagio, no? E quindi con Loki che si sta picchiando con i Musama, si prendono a martellate, e i Musama dice: te però non lo sai, perché 800 anni fa voi avete comunque perso, perché i giganti volevano salvare i loro bambini, e quindi erano dei coglioni, hanno perso, e vaffanculo. E Loki dice: che cazzo dici? Ma che cazzo me ne frega, picchiamoci. E Loki dice: no, ma perché vedi, adesso la ruota gira di nuovo, voi non ve ne siete accorti, state già perdendo, giuro sui miei figli, Ryobò, eccetera, eccetera, eccetera. Perché dico che è interessante? Per due motivi. Il primo è che dal mio punto di vista, nonostante Imu faccia tutto il discorso sull'importanza del passare del tempo, per cui l'indole non cambia da una generazione all'altra, ma ci vogliono secoli. Ci vogliono secoli. E quindi qui sarebbe interessante capire se Imu si stia già riferendo al fatto che, nonostante i giganti di oggi siano comunque una razza guerriera, i giganti di 800 anni fa erano peggio. Erano veramente quegli dei della guerra che io spero di vedere prima o poi, perché figli di quei giganti antichi che io spero sempre di vedere prima o poi, perché io ci credo che Oda a un certo punto tiri fuori i giganti alti 6 km capaci di brandire lo spadone che si vede, no, dietro Elbaf. Io ci credo che prima o poi noi scopriremo che il teschio di Onigashima altro non era che un gigante primigenio aborigeno. E quindi scusate per la parentesi, quindi te arrivi a capire perché esistono esseri grandi come Zunesha. Perché quelli erano i giganti antichi, veri, reali, totali, tombali. Poi qua apro una parentesi nella parentesi. Sarebbe doppiamente figo se il diluvio universale che è arrivato a un certo punto nel mondo di One Piece li avesse ammazzati tutti, e quindi poi, come vedevi te nel murale, te vedi proprio che c'è Noè e la moglie che si portano gli animali da qualche parte, no? Con l'angelo che li supervisiona. Sarebbe interessante se tutta quella gente là fosse morta così. Ma non lo so, poi lo scopriremo un giorno. E dicevo, sarebbe interessante se il discorso di Musama, quando dice io ho già vinto, perché lui pensa che ha già cambiato i giganti e ha trasformato i giganti in quello che lui pensava potessero essere dei giganti capaci di stare sotto il suo controllo. Ma per quello che ci ha raccontato il fumetto ad oggi, il piano di Musama di avere comunque i giganti sotto il suo
da sua supervisione, è comunque fallito. Perché i bambini che lui sta rapendo non potranno mai essere traviati nella maniera in cui Musama vuole che vengano travisati, perché sono stati già allevati in un altro modo, sono stati allevati al pacifismo, sono stati allevati all'educazione, sono stati allevati all'educazione del bello, al rispetto nei confronti degli altri. E che questa ideologia traviata e malata di Musama e dei suoi accoliti abbia già perso da un punto di vista mentale e ideologico, noi lo sappiamo perché lo abbiamo visto nel momento in cui la nipote di Barba Montagna avrebbe preferito sacrificarsi pur di lasciare intatta la biblioteca. Da quel punto di vista hanno già perso. E questo è il primo punto, molto interessante. Il secondo punto, e questa è una cosa che, perché io il capitolo l'ho letto ieri, il capitolo 1186, non avevo letto, mi ero inventato i dialoghi settimana scorsa, ma il capitolo effettivamente l'ho letto ieri sera. E quando Inusama parla del fatto che lui è stato l'artefice della sconfitta dei giganti di 800 anni fa, mi è venuta in mente una cosa. Perché, lo sapete, domenica scorsa è uscito l'ultimo episodio di One Piece, che io ho visto tipo mercoledì, a pranzo, dove si vede naturalmente Scamrock col Cerbero, ma soprattutto la parte finale ti fa vedere Robin che legge il testo Harley e tu vedi tutta la... tutto l'albero Adam con il murale. E se vi ricordate, Ripley dice una cosa interessante, ovvero le dice: noi non abbiamo la più pallida idea del perché ci sia una cosa del genere, non sappiamo chi l'ha fatta, la nostra ipotesi è che questo sia un disegno di un bambino e che rappresenti che cosa? Il sogno di un bambino. E allora noi lo possiamo ricollegare a quello che dice Musama. Cosa potrebbe mai aver sognato un bambino, disegnato un bambino, se non il desiderio di vedere tutte le persone, tutte quelle razze che noi adesso sappiamo essere state in contatto in passato? Perché la canzone di Brook di qualche settimana fa ci diceva che da qualche parte nel mare orientale c'era un posto dove convivevano i samurai, i giganti e tutte le altre razze possibili e immaginabili. E quindi quale momento, cioè quello più che un sogno di un bambino, il desiderio di un bambino di vedere tutti i suoi amici sotto la supervisione del Niga Joy Boy andare contro quello che gli ha rapito gli amichetti. È una cosa di una semplicità disarmante arrivata a questo punto, no? Sarebbe bello se fosse così. Un bambino che spera che quel combattimento può portare finalmente alla sconfitta del mostro e quindi al ritorno dei suoi amichetti che sono stati rapiti. Beh, lì mi sembra che fili in maniera perfetta una cosa del genere. Semplice, fattuale, per me funziona. Poi non lo so se sarà così, però nel caso vedremo, capiamo. Ma catapultiamoci, arrivato a questo punto, al capitolo 1187, che è un capitolo veramente molto molto bello, che si apre naturalmente laddove si era concluso quello precedente, quindi con questo comunque pugno incredibile di Luffy che parte sparato, perché lui sa immediatamente in maniera istintuale chi deve picchiare e chi no. E scusate se mi ripeto, perché questa cosa la voglio dire, per me deve essere chiara ed è chiarissima. Quando penso a tutti i grandi battle manga, classici o meno, io non sono mai stato un grande fan dei protagonisti dei battle manga. Goku, Luffy, Naruto, Ichigo, Kenshiro, Yusuke Urameshi, metteteli tutti, anche quelli nuovi, di tutti i battle manga di ultima generazione. Non sono un grande fan dei protagonisti. Però se c'è una cosa che ho sempre apprezzato di Luffy rispetto a tutti gli altri,
è il fatto che proprio lui a livello istintuale, quando si trova davanti il fascista o il nazista di turno, lui capisce che non c'è bisogno di parlamentare, perché quella roba lì, con quella roba lì c'è solo una cosa che devi fare, gli devi pigliare a pugni, fine. E non è possibile neanche per sbaglio provare a parlarci con certa gente. C'è solo un modo. Per avere a che fare con i nazisti, c'è solo un modo, che è quello che conoscono loro, banalmente, no? Cioè, pensate a Naruto. Naruto è l'opposto di Luffy da questo punto di vista. Cioè, Naruto è uno che se c'ha il nazista davanti, lui ci prova a parlamentare. Lui va, dice, no, ma perché fai questo? C'è sempre un modo. È un po' come, io ieri sera ho fatto la battuta, è un po' come Rocky 4, no? Alla fine, vi ricordate il discorso di Rocky 4? Alla fine dice, perché se io posso cambiare e il mio avversario può cambiare, allora tutto il mondo può cambiare. Questo è Naruto. Ichigo, vabbè, lui si trova sempre in situazioni molto strane. Gli altri, bene o male, cercano di capire chi hanno davanti e poi dopo agiscono. Luffy no, anche per sbaglio. Luffy non gliene frega niente. Luffy c'ha davanti il nazista, lo stronzo, il fascista di turno. La prima cosa è il pugno. Non gli sta neanche a sentire. Non gli lascia neanche aprire bocca. Tu hai fatto male a un amico mio, fascista di merda, nazista di merda, potopom, pugno totale tombale e via. E io questa cosa di Luffy l'ho sempre apprezzata e quindi, come tutti, immagino, ho veramente apprezzato tantissimo quel pugno sferrato a Imusama e non può essere altrimenti. Così come, e qui siamo proprio dalle parti delle ridicolaggini più spinte, fa veramente ridere, ormai le metti in conto le deusate ex machine, chiamiamole così, di Oda, no? Ma con tutti i posti in cui Loki poteva atterrare, guarda caso è stato scaraventato proprio dove c'era il blocco di ghiaccio, con tutti i posti in cui il martello Ragnir poteva finire, guarda caso il Ratatoskr e Ragnir finiscono proprio sul pezzo di ghiaccio che scioglie quindi Gunko Shuri. Insomma, Oda, anche un po'. Cioè, capisco che si deve accelerare. Però alle volte mi verrebbe da dire Oda, un po' meno. Un po' meno, un po' meno. Detto questo, credo che forse le cose più interessanti al netto del combattimento, al netto di Loki e Luffy contro i Musama, al netto delle spade di Kazima, al netto, ecco, del momento fiammelle demoniache che fanno ridere, con le fiammelle che... C'è la fiammella che va da Luffy è contento di andare da Luffy, la fiammella che va da Loki è spaventata, non so se ci avete fatto caso. Su quelle cazzatelle molto molto divertenti. E credo che le cose forse più interessanti di tutto questo capitolo siano due. Uno riguarda naturalmente Sanji e l'altra riguarda lo scontro imminente tra Luffy e Musama. Voglio partire da Sanji. Io l'ho trovata una scelta interessante. Quindi il fatto che persino Sanji, in potenza, non voglio dire potrebbe avere, avrà l'Haki del re conquistatore, perché, parliamoci chiaro, era anche ora. Ma perché dico che era anche ora? Perché noi dobbiamo fare mente locale a tutto quello che veramente abbiamo letto all'interno di One Piece finora. Ora io mi rendo conto che, e faccio anche questo discorso, alcuni lettori di One Piece probabilmente non gradiranno la scelta, non gradiranno questo ennesimo power up al nostro Vinsmoke preferito, perché sembra quasi una scelta che è calata dall'alto. Io però vi esorto un attimo, come al solito, non a guardare nel particolare di One Piece, ma a guardare al One Piece universale, quindi a non fossilizzarci solo sul capitolo 1187, ma a pensare a tutti i 1187 capitoli che abbiamo visto in questi 30 anni di serializzazione, no? Perché, soprattutto dal post-time skip in poi, uno dei grandi leitmotiv della storia, qual è stato? Che tipo di re vuoi diventare? Solo chi ha l'ambizione di essere re può effettivamente ambire a navigare, a solcare i mari del nuovo mondo. Questo ci ha raccontato tutto il post-time skip. E soprattutto il fumetto ci ha detto anche un'altra cosa, ovvero che
ci vuole un re per fare un re. Devi avere l'ambizione di un re per aspirare a diventare re. Questo ci ha detto il fumetto, no? La cosa divertente di tutto è che però chi ambisce a voler diventare, diciamo così, il re dei re, quindi il re dei pirati, in questo caso Luffy, è l'unico che non vuole dominare nessuno, o meglio, Luffy, che ambisce a diventare il re dei pirati, e anche in questo capitolo lui lo ribadisce, soprattutto a Imusama, rispetto a tutti gli altri suoi competitor che vogliono diventare re, e dal loro punto di vista essere un re significa in qualche modo conquistare un qualcosa. Luffy no, Luffy lo dice da sempre, io non voglio conquistare niente, non voglio conquistare nessuno, e il re dei pirati per quanto mi riguarda è l'individuo più libero di tutti i mari, e questa è la mia filosofia, motivo per il quale, per ambire a non dominare nessuno, lui deve essere supportato da qualcuno che deve avere un'ambizione pari alla sua. Ma prima di arrivare ancora al punto, pensiamo a tutti quelli che avevano l'ambizione di diventare dei re, ma non lo sono diventati. Emmet, se vi ricordate, il nostro robottone di fiducia, piangeva come un vitello, andava in giro per... Cosa diceva Emmet? Emmet come lo conosciamo noi? Lo conosciamo perché andava in giro piangendo. Oh, 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 perdonami J-Boy, scusami J-Boy, scusa J-Boy, scusa. T'ho fatto diventare re, non t'ho fatto diventare re, scusa per mia colpa, mia grandissima colpa. E poi lui che faceva? Ha scaraventato via i vecchi con una bordata di Haki del re. Oppure pensate a tutta quella sequela di pirati che volevano essere o diventare re e che avevano i galoppini che si inginocchiavano davanti a loro, che non vedevano l'ora che il loro boss fosse un re, no? Pensate anche a King, come King che vedeva in Kaido già il re dei re, mancava solo la corona di spine e il mantello rosso porpora. Oh mio Dio, mio re, te sei il vero J-Boy, te sei colui che diventerà il grande re dei pirati. Kaido dice, ma che cazzo vuoi? Cioè io voglio essere il re del mondo, ma perché poi li voglio ammazzare tutti, voglio fare la più grande guerra dove moriamo tutti. Per far quello però devo fare re, devo mettere le mani sul One Piece, devo mettere le mani su le armi di distruzione di massa, devo mettere le mani su le armi ancestrali e poi si vedrà. No, vi ricordate Kaido? Oppure pensate a Doflamingo che già da bambino aveva 3 ball, i suoi sgherri che si inginocchiavano e dicevano faremo di Doflamingo il re. Perché loro avevano questa ambizione di dominare, proprio di dominio vero, fattuale, potente. Don Chinjao, vi ricordate? Proprio così come Kaido, a Luffy glielo diceva proprio, te che tipo di re vuoi diventare, che ambizione c'hai? Solo chi ha l'ambizione del re può essere un re. E allora è molto interessante quello che Rayleigh ha detto a Sanji, perché il discorso di Rayleigh da questo punto di vista è veramente molto semplice, è proprio questo discorso qua. Cioè se tu vuoi ambire a essere il top, a tua volta devi essere al top, non te la scappotti da questo punto di vista. E quindi Luffy di fatto è già un re perché nella sua testa è il re dei pirati. Cioè, non so se questa cosa vi è chiara. Cioè, nonostante alla fine noi sappiamo, perché voglio tanto questa cosa è già scritta, che agli occhi del mondo, nominalmente, il re dei pirati sarà Buggy, perché Oda ha dato a Luffy un sogno che noi non conosciamo, e quindi noi sappiamo che Luffy raggiungerà il suo sogno, diventerà il vero re dei pirati, ma nominalmente il re dei pirati, perché il contentino glielo devi dare, sarà Buggy, altro grande pirata sognatore. Ma quando Luffy, e questo è veramente il leitmotiv di tutta la serie, davanti a ogni villain dice io voglio essere re dei pirati, io sono Luffy e sono colui che diventerà re dei pirati, e lo dice anche in questo capitolo, è perché lui intimamente è già re dei pirati. Cioè lui attiva, cioè quello che i grandi coach mentali, no, dicono, non siamo nemmeno dalle parti del fake it until you make it, siamo proprio dalle parti dell'autoconvincimento che mette in moto
tutte quelle componenti che trasformano il tuo percorso di vita in quello che tu hai già visualizzato. Cioè Luffy ha come obiettivo quello di diventare re dei pirati. Per lui re dei pirati è essere l'uomo più libero dei mari, fare il cazzo che gli pare. Si è trasformato letteralmente nel dio della libertà. È già re dei pirati Luffy. Il punto però è quello che Rayleigh, il punto è quello che Gaban dice a Sanji, dice però se quello vuole diventare effettivamente re dei pirati, pure te devi essere un re. E Sanji a questa cosa non ci aveva mai pensato. E Sanji di tutti i Mugiwara, tra tutti i Mugiwara, soprattutto del Monster Trio, è quello che ci ha avuto la storia più tormentata sin da bambino, voleva fare altro. Cioè, Sanji non è un combattente. Anche qui, guardiamo un attimo a quello che ci ha raccontato One Piece. Scusate se la sto prendendo larga, però queste cose, su queste cose io vi invito a riflettere tanto, tantissimo. Luffy sin da bambino voleva essere libero come erano liberi i pirati, come era libero Shanks. Zoro, che ha, ecco, l'Aki del re conquistatore, e quindi anche Zoro è un re. Zoro è un re perché sin da bambino che voleva fare? Voleva essere re degli spadaccini. Non lo dico io, non mi sto inventando niente. Zoro sin da bambino, io voglio essere il più grande spadaccino della storia, quindi voglio essere re degli spadaccini, e quindi te, naturalmente, hai le qualità per ambire ad avere quel tipo di ambizione che ti porta al top del top, no? Ma Sanji questa roba qui non l'ha mai espressa. Un desiderio così forte, magari adesso noi scopriremo micro flashback di Sanji da qualche parte, il vero sogno di Sanji che gli permetterà di sbloccare il suo Haki del re, no? Però, come dicevo prima, quando noi pensiamo a Sanji non pensiamo a Luffy che vuole diventare re dei pirati, oppure non pensiamo a Zoro che è il protagonista battle di One Piece. Sanji è il cuoco, Sanji è il cascamorto, Sanji è il Don Giovanni, Sanji è quello che prima ancora di combattere, se cerca di evitare di combattere e di usare la materia grigia per andare oltre un eventuale ostacolo. Quindi il fatto che lui non abbia ancora sfoderato il suo Haki del re conquistatore credo che sia normale, perché di nuovo, ma qual è il sogno di Sanji? È essere re dei pirati? No. È diventare il più grande spadaccino del mondo, quindi qualcosa che comunque lo eleva rispetto a tutti gli altri, no? Di nuovo la mentalità da re. Sanji non ce l'ha questa mentalità. Il sogno di Sanji è trovare l'All Blue, ovvero questo mare dove si intersecano tutti i mari del mondo, e quindi trovare la più grande varietà di pesci del mondo, così che lui possa provare a cucinare probabilmente un qualcosa che nessuno ha mai cucinato nel mondo, no? Sanji combatte in maniera incidentale, quindi quello che gli dice Gaban è interessante. Te c'hai dei blocchi. Te vuoi essere l'altra ala del re dei pirati, di quello che diventerà il futuro re dei pirati. Pure te devi essere un re. Se no non puoi stare a quel livello lì. Ed è giusto. Era ora. Perché parliamoci chiaro. Naturalmente lo sappiamo, questo sono banalità quelle che sto per dire. Gold Roger, diventato re dei pirati, aveva i suoi bracci destri e sinistri in Rayleigh e in Scopper Gaban, che anche questa cosa non vi piacerà, alla fine si equivalevano. Sanji non poteva essere, non può essere da meno di Zoro. Io lo so che questa cosa non vi piace. Lo so benissimo che questa cosa vi farà triggerare. Ma Sanji e Zoro sono uguali. Ma sono uguali, non voglio neanche dire dal punto di vista del combattimento. Ma sono uguali dal punto di vista etico e dell'importanza che rivestono nel cuore di Luffy, e io arrivo anche a dire nel cuore dei lettori. Perché è giusto che sia così, ma tenendo conto anche di tutto quello che One Piece ci ha raccontato, tutta la narrazione che Oda ha fatto nei confronti di questi amici nemici che in realtà, nonostante tutto, si rispettano. È assolutamente bello che Sanji, anche lui, possa, e quindi adesso mi auguro voglia
aspirare alla grandezza, deve aspirare alla grandezza, deve essere grande anche lui. Arrivo anzi a dire, forse un po' tardi Oda, dal mio punto di vista l'avresti dovuto fare un po' prima. Però che l'abbia fatto finalmente è tanta roba. Così come, e qui faccio un passo di lato che però riguarda sempre Zoro e Sanji, sono veramente molto curioso del combattimento che loro avranno con Sommers e Kiringam. Per quale motivo? E questa roba qua mi interessa molto di più rispetto al combattimento imminente tra Luffy e Musama. Perché potrebbe essere un game changer di tutta la storia, soprattutto dal punto di vista filosofico. In che modo? Se noi ci andiamo a vedere, a leggere, a rileggere One Piece dall'inizio alla fine, noi ci rendiamo conto come tanto Luffy quanto Zoro e Sanji abbiano sempre sconfitto i loro nemici, ma di fatto non ne abbiano ucciso neanche uno, neanche per sbaglio. Luffy, Zoro e Sanji si sono sempre presi ammazzate malissimo con i loro avversari, ma Luffy, Zoro e Sanji non hanno mai ucciso nessuno. Zoro non ha mai ucciso nessuno, Sanji non ha mai ucciso nessuno, Luffy non ha mai ucciso nessuno. Però qua l'asticella che Oda narrativamente parlando sta mettendo è totalmente diversa, perché noi sappiamo che uno dei modi, neanche più ipotetici, per indebolire i Musama è proprio ammazzare Sommers e Kiringam. Proprio ammazzare, non sconfiggere. Tant'è vero che in questo capitolo sia Sommers che Kiringam glielo dicono proprio. Kiringam è proprio esplicito, dice guarda che c'è una grossa differenza tra essere invincibili e essere immortali. Quindi te mi vuoi sconfiggere? Per sconfiggermi hai solo un modo, mi devi ammazzare. E perché dico che questa cosa può essere o potrebbe essere un game changer? Proprio per via del fatto che io sono molto curioso di vedere se Zoro e Sanji si prenderanno questa responsabilità morale dell'ammazzare per la prima volta i loro antagonisti. Zoro, se vi ricordate qualche capitolo fa, di fronte al cuore di Kiringam, anzi di Sommers, diceva ah ma questo è il cuore di uno di quegli stronzi, se lo faccio a fette che succede? Sarebbe interessante se Oda facesse questo passo in avanti, perché di fatto Oda è un buon tempone che nel presente raramente ha ucciso dei personaggi importanti. Non è che non è mai successo, è successo, ma succede raramente. Prendere però questa decisione metterebbe Sommers, Kiringam, i Cavalieri di Dio che sono draghi celesti e lo stesso i Musama su un piano etico e morale totalmente staccato rispetto a tutti gli altri. Cioè pensateci, perché quale sarebbe il messaggio che passerebbe? O almeno che mi sembra di poter dire potrebbe quantomeno passare. E il messaggio è che tutti i grandi villain con cui Luffy e i suoi compagni hanno avuto la sfortuna di incontrare, vuoi o non vuoi, sono redimibili, perdonabili, anche loro, per quanto siano stati i più abietti, i più schifosi, i più inqualificabili, c'è comunque una speranza di redenzione. Vuoi o non vuoi, Luffy nel suo percorso si ritrova a collaborare con i suoi ex avversari, proprio per via del fatto che persino il peggiore dei genocidi, cioè è una cosa forte questa, ha una speranza di potersi redimere, di poter essere perdonato o di cambiare. Se Oda fa questo passo in più e fa ammazzare Kiringam e Sommers e fa ammazzare i Musama, Oda sta dicendo tutti quelli che abbiamo incontrato finora sono perdonati, si possono redimere, possono avere una speranza di redenzione. Questi no. Questi
sono troppo. Non sono neanche più umani. E io secondo me, dico anche questo, è forse addirittura troppo per One Piece. Tenendo conto di quanto One Piece, vuoi o non vuoi, sia un fumetto buono, pieno di buone intenzioni. Però adorerei se Oda avesse questo coraggio morale di dire questi no. Li si posso perdonare tutti, ma questi qua no, non sono perdonabili. E sul piano morale etico, però, poi entreremo in quella spirale tipica anche del Signore degli Anelli. Chi si arroga il diritto di dispensare vita e morte arrivati a questo punto? Quindi io alzo le mani su questo argomento, però vi invito a riflettere, vi invito a pensarci, perché non è un pensiero di poco conto. E da questo momento, naturalmente, il passo, quindi dai Cavalieri di Dio ai Musama, il passo naturalmente è breve. È brevissimo. Parto con il dire, e anche questa è una cosa che ho detto nel corso della blind reading reaction e che mi ha fatto molto ridere, il momento di Luffy che sembra quasi piccolo quando arriva su Namek dopo che ha inglobato il povero Nail e comincia a fare: sono fortissimo, nessuno mi potrà mai sconfiggere, ho una potenza illimitata, sono incredibile, sono fortissimo. Ma mai visto un Luffy così, in 1186 capitoli è forse la prima volta che vediamo un Luffy così deciso, così sicuro, così ambizioso, così maturo. Lo abbiamo visto cambiare tanto Luffy nel post-time skip, ma con così fiducioso, ecco, con questa conoscenza della propria forza, è forse la primissima volta. Di nuovo, se uno fa un attimo mente locale a quello che è stato il percorso di Luffy, soprattutto nel post-time skip, tu ti rendi conto come rispetto al pre-time skip lui sia molto più fiducioso, di nuovo, ma soprattutto sia molto più a suo agio con quello che può fare. Conosce la propria forza, conosce i suoi mezzi. E quindi, se vi ricordate, allora la prima cosa che dice: no, ma tu vuoi abbattere i 4 imperatori, pure io voglio abbattere i 4 imperatori. Shanks però lo lasciamo per ultimo. Oppure quando si scontrava contro Fujitora e Fujitora dicevi: ma perché vieni contro un ammiraglio? E Luffy dice: io devo andare contro gli ammiragli, perché se devo diventare il re dei pirati, comunque tutti i miei avversari a un certo punto, tutti quelli che mi si parano sul mio cammino, io li devo sconfiggere, no? Oppure pensate a quando Luffy su Egghead stringe in una mano Kizaru e nell'altra Lucci, dicendo: voi da qua non vi muovete, adesso a Saturn, adesso vi faccio un culo grosso quanto una capanna, no? Ma credo che mai si è visto un Luffy così fiducioso come nel capitolo 1186-1187. Un Luffy quasi tracotante, estremamente tracotante, molto serio, estremamente determinato. Ed è un Luffy forse che fa veramente paura. Mai come in questo caso. Perché un Luffy trasformato in Gear Fifth, così serio, serioso, si è mai visto. Di nuovo, fate un attimo mente locale a tutte le volte che avete visto Luffy trasformato in Gear Fifth. Non è che non ha i momenti in cui combatte seriamente, ed è serio, ed è arrabbiato, ed è Super Saiyan nel senso proprio di rabbia intrinseca. Ci sono. Ma quando si trasforma in Gear Fifth, di solito, e si para davanti ai suoi nemici, lui fa coglione. Ride in maniera sguaiata, ride del suo avversario, lo prende in giro. Pensate a Luffy contro Kaido, i primi capitoli di Luffy contro Kaido, oppure pensate a Luffy trasformato in Gear Fifth in quel di Egghead, sia contro Lucci, ma soprattutto contro i 5 vecchi, che li prendeva per il culo. Era un combattimento a presa per il culo. Qui invece anche il fumetto, la grammatica del fumetto, ci suggerisce che questo scontro tra Luffy e i Musama è serio perché è epocale. Quella scritta
Nerona Imu, re del mondo, contro Monkey di Luffy, imperatore pirata con la D, deve fare, prima dicevamo, no, l'importanza del fumetto come linguaggio, è una cosa che Oda non ha mai fatto. Se anche qui, se andate a fare mente locale di tutte le volte in cui ci sono stati dei combattimenti, a un certo punto tu ti ritrovi, soprattutto quando Oda cambia da un setting all'altro, la didascalia dove ti dice, che ne so, cupola di Onigashima, Luffy contro Kaido. Va bene. Ma una presentazione così diretta del primo face to face, con tanto neanche di didascalia, ma con tanto di scritta, tizio, cioè in questo caso Imu contro Luffy, quasi proprio da videogioco di combattimento, da social, non l'aveva mai fatta Oda. Di solito Oda queste cose qui le scrive nei capitoli, le scrive come titolo del capitolo, tipo che ne so, il pirata Sanji contro Queen, Zoro il pirata contro King, oppure Monkey, il pirata Monkey di Luffy contro Kaido l'imperatore. È il titolo del capitolo, non è una cosa che tu hai all'interno di una vignetta in maniera così esplicita. E il fatto che l'Oda lo abbia inserito è perché non solo naturalmente mancano 13 capitoli alla fine di One Piece e quindi siamo proprio a uno dei combattimenti finali, ma soprattutto è perché il lettore deve capire che siamo davanti a un momento totalmente epocale, incredibilmente epocale. È proprio una scritta solenne che serve per farti capire quanto sia importante questa roba qua. Due considerazioni. La prima, Imusama già sta avendo i flashback del Vietnam. Non lo chiama neanche più Nika, l'ha già chiamato Joy Boy. Motivo per il quale Luffy dice: io non mi chiamare così, io sono Luffy, diventerò re dei pirati, perché in testa lui già lo dice. E io quindi continuo a essere della mia idea del se non ora quando. Questo è il momento perfetto per fare in modo che durante il combattimento tra Luffy e Imusama si ricordi di Joy Boy e Oda ci presenti Joy Boy in qualche flashback, in qualche flash del combattimento. Vedremo, non lo so, io continuo a dire se non ora quando, proprio perché ne stanno parlando talmente tanto che è il momento perfetto, proprio narrativamente parlando è questo il momento perfetto, e lo so che siamo reduci da non so quanti flashback, ma non è questo l'importante. L'importante a questo punto è farlo vedere. La seconda cosa è che il pensiero arrivati a questo punto ce l'abbiamo avuto tutti. Siamo proprio dalle parti di nuovo, ecco, della profezia autoavverante, con Luffy che dice: sono fortissimo, ho mangiato quanto mai nella mia vita, non vedo proprio nessuno capace di sconfiggermi. È proprio come il Titanic, che era la nave inaffondabile, gara 1, è andata giù. Faccio sempre questa battuta, è sempre la stessa. Però se teniamo conto del fatto che vuoi o non vuoi, One Piece è costruito, di nuovo, questa può non piacervi, ma è così, è costruita comunque con quell'impalcatura tipicamente battle. Se Luffy venisse sconfitto adesso, mentre invece Zoro e Sanji riuscissero nell'impresa di ammazzare Kiringam e il loro amichetto, e a me piacerebbe molto questa cosa, sarebbe anche giusto così, perché tu da un lato, ecco, tramite l'ammazzamento di Sommers e Kiringam depotenzieresti Imusama. Quindi quale sarebbe l'escamotage? Imusama riesce a sconfiggere Luffy, immediatamente dopo Zoro e Sanji sconfiggono i loro nemici, quindi Imusama viene depotenziato. E questo dà però poi il là a che cosa? Dai là... Scusate se torno. Ormai secondo me non te la giochi neanche più alla SNAI. È Barba Nera. Di nuovo, qui siamo proprio dalle parti del battle manga. Protagonista viene sconfitto dal villain viene sconfitto da un villain più forte di lui, e quindi poi tu ti ritrovi a domandare: ma se questo villain ha sconfitto il villain che sembrava più forte, come fai a sconfiggere il villain finale definitivo totale tombale?
Quindi sarebbe bello se i Musama naturalmente riuscisse a sconfiggere Luffy in Gear Fifth e poi tornasse a casa e trova Barba Nera e Barba Nera naturalmente fa quello che deve fare, perché poi tu veramente a quel punto avresti alzato tantissimo l'asticella per la fine del manga. Questo è un discorso che abbiamo fatto tante volte. I Musama è un relitto, è il passato. Questo è i Musama. Io lo so che anche quando faccio questo discorso non vi piace. I Musama non c'ha più niente da dire come personaggio. I Musama è solo il validatore del fatto che ciò che è successo 800 anni fa è tutto vero e ti deve raccontare del suo punto di vista di J-Boy e fine, non serve più a niente Musama. Devi avere il pathos per il futuro del mondo e quello te lo può dare solo Barba Nera, che naturalmente torna per vendicarsi dei Devi, torna per vendicarsi di suo padre e prende su di sé tutto. E quindi poi per arrivare a quella battle royale definitiva, finale, totale, tombale, dove i protagonisti naturalmente sono solamente i pirati e non possono che essere loro, il grande nemico, il grande pericolo del mondo può essere solo quello che ha sconfitto la minaccia precedente. E questo è quello che non dico si spera di vedere, perché poi dico pure questo, se One Piece non va in questa direzione, meglio per tutti. Però io sono molto curioso. Cioè, questo momento di totale incertezza, del non sapere dove si sta andando a parare, del perché si va a parare in un certo modo, di cosa vedremo, di quando lo vedremo, mi esalta un sacco. Però questo è quello che volevo raccontare io oggi. E quindi sono molto curioso invece di sapere voi che cosa ne pensate. Quindi fatemelo sapere lasciandovi il sempiterno commentino qui sotto su YouTube oppure sulla mia pagina Instagram su Monbuta. Anche qui non so perché voi non volete venire a iscrivervi su Instagram. E boh, vabbè, avrò fatto qualcosa in una vita precedente, non lo so. E se siete arrivati alla fine di questo video, hashtag non lo so. Questo è l'hashtag, non lo so, perché non mi sono preparato l'hashtag, quindi non so quale sia. Noi ci vediamo prestissimo, da lunedì tutto normale, live tutte le sere su Twitch, video quasi tutti i giorni qui su YouTube, quindi alle 14 voi su YouTube venite, che un video ci sta sempre, così date una mano per l'appunto, perché tanto ormai l'algoritmo ha deciso che devo sparire, e questo è. 1 ora e 7 minuti. Minchia. Chi se li vede questi video non lo so. Però nel caso, a voi che siete arrivati a 1 ora e 7, ma 1 ora e 7 senza tagli, senza niente. Se me l'avessero detto 20 anni fa non ci avrei mai creduto. Anzi, ma posso raccontarvi questa cosa, ma tanto è la fine, chi se ne fotte. Vedevo, ma questa è una cosa proprio mia, quando avevo cominciato a fare i primi video su YouTube, ormai 20 anni fa, tipo, e poi all'inizio dei primi anni 10 vedevo che c'era la gente che parlava di fumetti, ma ancora una decina d'anni fa, quando vedevo le persone che parlavano di fumetti e facevano video, che ne so, di un quarto d'ora, 20 minuti, 25 minuti, mezz'ora, dicevo, ma che cazzo te ne narice di sti qua? Ma che ci sta da dire? Ecco. A posto. Bene. Scusate, come al solito. Ciao.